Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, io sono Angela e questo è Exotarico ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio. Vi faccio gli auguri di buon fine anno, ma soprattutto di buon inizio anno nuovo 2026. Vi ricordo che prima di iniziare questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare, a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo questi bellissimi pesci, dico bellissimi perché effettivamente essendo legata all'abbondanza, anche al guadagno, all'ottenimento, ai miglioramenti delle situazioni più complesse, è associata anche ai viaggi, agli spostamenti. Magari molti di voi sono di partenza, di ritorno o se state programmando ancora diciamo un viaggio, questo è il momento giusto. Poi troviamo questi topolini. È vero che alcune cose possono essere abbastanza movimentate, come abbiamo visto, quindi di non lasciarvi prendere eccessivamente dall'entusiasmo, sì, questo sì, però ci sono alcune cose che possono portare stress. Magari, ecco, quando salta fuori io consiglio sempre di valutare ogni cosa, di non perdere tempo ed energie, di non sottovalutare alcune cose. Spesso accumuliamo alcune cose, diciamo vabbè questo lo faccio domani, vabbè questo lo faccio un altro giorno, questo lo faccio un'altra volta, questo dopo ci penso e le cose si accumulano e possono riguardare sia come affrontiamo alcune cose a livello sentimentale, delle relazioni o anche a livello pratico. Quindi si vede una settimana abbastanza o frenetica o stressante, impegnativa per certi aspetti, forse quello dominante è proprio riguardo le comunicazioni, idee, proposte, cose che è vero, come vi dicevo, possono portare tensione. Occhio quando esce questa anche perché siccome fa riferimento a tutti i tipi di comunicazione, anche di problemi legati a telefonate, chiamate, messaggi, eccetera, lasciamo perdere quelli che sono pettegolezzi e cose critiche, cose insomma che ci creano tensione e ci fanno perdere veramente solo tempo e di privilegiare invece quelle che sono comunicazioni più belle, più positive e costruttive per noi. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario e abbiamo anche quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single principalmente, però ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche ai rapporti e alle relazioni più importanti per voi, ad esempio amicizia, famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare e poi di adattare a quello che state vivendo. Molto particolare è la presenza dell'arnica perché spesso indica una specie di compromesso o di ritrovare una certa stabilità, però dopo situazioni complesse e difficili. Abbiamo anche il Giacinto che in realtà anche quella digitale ci portano fermento e agitazione. Ma questo l'abbiamo notato sin dall'inizio della vostra lettura, quindi vuol dire che alcune emozioni saranno molto forti e difficili da gestire, alcune cose che abbiamo trascurato, abbiamo lasciato lì in sospeso o sottovalutato addirittura, possono ritornare a crearci tensione. Dicevo molto, molto particolare la carta dell'arnica perché è vero per certi aspetti ci fa capire che c'è un recupero, un miglioramento, quindi di liberazione di questioni difficili e quindi portare
riadattamento, riconciliazione in certi aspetti. Dall'altro lato ci fa capire che, probabilmente, dobbiamo andare a recuperare alcune cose che abbiamo trascurato, quindi se ci sono delle disattenzioni, della freddezza, un qualcosa che non ha funzionato, soprattutto nelle relazioni più importanti, questo è il momento giusto, perché altrimenti rischiamo di gettare, come si dice, fuoco sul fuoco, e di questo non abbiamo bisogno, perché poi le cose col tempo possono peggiorare. E invece di sfruttare la nostra intelligenza, la nostra saggezza, riuscire a, portare comunque un qualcosa di positivo e di costruttivo nelle relazioni. Per i single, questo, come dicevo, è molto importante per farci capire che o abbiamo bisogno di lasciar totalmente andare, chiudere con certe situazioni, quindi ecco il momento di ripresa, di riequilibrio e ritrovata serenità, oppure, lo dico sempre tra virgolette, non vuol dire che se io parlo di ritorno e di riconciliazione ci sia il ritorno di una persona. Magari c'è, assolutamente sì, ma può essere un incontro, può essere un chiarimento, potrebbe essere anche una specie di riappacificazione o possibilità proprio di rivedersi e riprendere anche. Quindi dipende sempre. Da quello che vedo, insomma, le cose sono abbastanza particolari, ecco perché meglio valutare soprattutto in base a tutto il passato, tutti i vari pregressi. È lì che secondo me troverete già le vostre risposte su come, procedere. Possono esserci anche delle conoscenze che forse non sono così tanto interessanti e stimolanti. Per quanto riguarda le cose più pratiche del lavoro, delle finanze, anche qui abbiamo qualcosa che ha a che fare proprio con la comunicazione, con le informazioni. Il messaggero, porta tante cose, sia l'arrivo di notizie anche da lontano, lontano proprio fisicamente o lontano nel tempo che magari stiamo aspettando, possono esserci dei doni, delle novità, anche nuovi contatti, idee, iniziative da intraprendere. Ecco, può esserci anche, il viaggio, quindi come vi dicevo partenze, ritorni, oppure, pianificare se state aspettando ancora il momento giusto per fare il vostro viaggio. Anche riguardo possibilità di viaggiare per lavoro, diciamo, perché no, magari avete delle situazioni, delle cose che devono essere, risolte, e allora potreste spostarvi per questo. Come vediamo ci sono sviluppi, di sicuro cose che sono in miglioramento, perché questa indica proprio aiuto, sostegno, rinnovamento positivo, questioni del passato che si risolvono, possibilità di fare degli affari vantaggiosi, di, consolidare, avere anche dei rapporti a livello lavorativo, e io direi anche per chi è alla ricerca queste nuove possibilità che secondo me possono avere anche proprio inizio, una fase iniziale in questa settimana, come risposte, come anche nuove, proposte, un qualcosa che si muove abbastanza in fretta, ovviamente cose che devono essere, valutate, e quindi invito alla massima riflessione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!